Che cosa significa coltivare in verticale? Che cosa sono i microgreens? Si può davvero coltivare senza utilizzare la terra? Che cosa c'entrano i pesci con l'agricoltura? Davvero possiamo fare a meno della luce del sole per far crescere le nostre piante? È vero che anche i funghi si possono coltivare? Per rispondere a questa e a molte altre domande dobbiamo partire per un viaggio che ci porterà in giro per l'Italia alla scoperta delle tecniche agricole più innovative. Io sono Andrea e affronterò insieme a voi questo percorso alla scoperta del progetto VuFarm. Siamo a Bologna, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari e stiamo per scendere nelle sue fondamenta. Qui, nascosto tra le stanze dell'università, si trova una struttura incredibile, la Vertical Farm, Alma VuFarm, realizzata grazie al progetto VuFarm. Questa è la prima Vertical Farm sperimentale sul territorio italiano. Ma che cos'è una Vertical Farm e come funziona? Direi che dobbiamo partire dal principio. Innanzitutto, vertical farming significa coltivazione verticale. Questo significa che noi andremo a coltivare le nostre piante su più livelli e questo significa che, a loro volta, avranno una necessità di un'illuminazione artificiale per favorire e permettere la crescita dei nostri vegetali. Il vertical farming ha generato molto interesse negli ultimi 20 anni, in quanto permette di slegare la coltivazione delle piante dall'utilizzo del suolo e dalla presenza di luce solare. Quindi potenzialmente noi possiamo coltivare ovunque, dagli scantinati ai deserti. Inoltre, se correttamente gestita, una vertical farm permette di coltivare piante senza l'utilizzo di insetticidi e fitofarmaci. Infatti, ad oggi è possibile trovare vertical farm un po' ovunque nel mondo, dall'Italia fino anche alla Svezia. Ma torniamo a Bologna e alla sua vertical farm. La Vertical Farm Alma VuFarm è posta all'interno di una camera di crescita che permette di avere il totale controllo sui parametri ambientali, come possono essere la temperatura e l'umidità relativa. All'interno abbiamo due sistemi di coltivazione, uno aeroponico e uno idroponico. Il nostro sistema idroponico è definito come di una tipologia chiamata ebb and flow o flusso e riflusso. Essenzialmente la soluzione nutritiva viene distribuita dall'alto e scende per gravità dalle vasche superiori fino a riempire le vasche inferiori. Nel sistema aeroponico la soluzione nutritiva è messa in pressione attraverso l'uso di una pompa e spinta attraverso dei piccoli ugelli che ne causano la nebulizzazione. La soluzione verrà quindi distribuita in modo uniforme sulle radici nude delle piante che cresceranno quindi senza l'utilizzo di substrati. Tutti i sistemi sono illuminati da lampade LED dimmerabili, dove quindi possiamo andare a modificare lo spettro luminoso e l'intensità della luce. Diversi studi hanno dimostrato come l'utilizzo di diversi spettri luminosi e diverse intensità possano andare a modificare in modo a volte anche cultivar specifico la risposta delle piante per quanto riguarda la loro crescita o ad esempio la sintesi di metaboliti secondari utili in ambiti farmaceutici o cosmetologici. Tutto questo grazie all'attivazione di diversi fotorecettori da parte delle foglie delle piante. Entrambi i sistemi sono a ciclo chiuso, vi è quindi un ricircolo della soluzione che cede da ogni ciclo di irrigazione. Questa soluzione che ritorna verrà corretta per quanto riguarda l'elettroconduttività, che rappresenta quindi la quantità di sali disciolti all'interno della soluzione, e verrà corretta per quanto riguarda il suo pH e quindi la sua acidità o basicità. Inoltre, il sistema di deumidificazione, fondamentale in una camera chiusa che non ha grossi contatti con l'esterno, permette il recupero di quell'umidità che viene traspirata dalle piante, andando ad aumentare ulteriormente quella che è l'efficienza di uso dell'acqua. La camera necessita inoltre della cosiddetta concimazione carbonica, ovvero dell'introduzione di anidride carbonica all'interno della camera di crescita. Questo è necessario in quanto le piante rinchiuse all'interno appunto di questa camera finirebbero velocemente la CO2 presente, portando così alla mancanza di un importante elemento per quella che è la fotosintesi e quindi la crescita delle piante. Generalmente viene mantenuta una concentrazione interna di CO2 che è maggiore
rispetto a quella che è all'esterno, generalmente sugli 800 ppm. Gli studi del gruppo di ricerca di orticoltura dell'Università di Bologna sono incentrati sull'utilizzo della luce artificiale e del vertical farming per la coltivazione fuori suolo di piante a scopo alimentare e farmaceutico. Ad oggi l'illuminazione è quel fattore che consuma più energia all'interno del vertical farming e quindi è fondamentale la ricerca per riuscire ad abbassarne i consumi e i costi senza andare ad intaccare quella che è la qualità e la quantità del prodotto finale. Dalla messa in opera della Vertical Farm al Mavu Farm sono state eseguite prove sperimentali su lattuga, basilico, pomodoro e fragola. Tuttavia, la nostra ricerca non si ferma soltanto alle piante orticole e si stanno implementando nuovi esperimenti e nuove ricerche su piante che possono avere un possibile utilizzo farmaceutico e cosmetologico. Come gruppo di ricerca crediamo che una tecnica come il vertical farming abbia ancora molto da dare, soprattutto in ambito farmaceutico e cosmetico. Per questo motivo crediamo che sia fondamentale continuare la ricerca insieme alle nostre colleghe e ai nostri colleghi delle altre università. Ora che abbiamo capito e scoperto che cos'è il vertical farming, ci possiamo spostare in un altro posto, ovvero presso l'Università Federico II di Napoli, dove vengono fatte sperimentazioni su sistemi non solo idroponici ma anche acquaponici. I sistemi acquaponici prevedono l'accoppiamento dell'allevamento di pesci con la coltivazione delle piante. Questi sistemi permettono di aumentare sia la sostenibilità dell'allevamento dei pesci riducendo il consumo d'acqua e inoltre riciclando i nutrienti di rifiuto dell'allevamento dei pesci per la coltivazione delle piante. Tutto ciò grazie anche al microbioma presente nelle acque che permette di trasformare la componente organica di rifiuto in sostanze nutritive assimilabili. I sistemi acquaponici possono lavorare sia in maniera continua, in cui l'acqua fluisce continuamente in maniera accoppiata tra il comparto pesci e il comparto piante, ma anche in maniera disaccoppiata, dove l'acqua può essere trasferita in batch al comparto piante e può essere chiaramente in quel caso modificata per venire incontro alle esigenze nutrizionali, come anche a una variazione di pH di cui necessita la pianta. Numerose sono le specie che ad oggi hanno avuto successo in questa tipologia di sistema. Di sicuro quelle più utilizzate ad oggi sono la tilapia del Nilo, ma anche la carpa, molte specie di carassi, lo storione. All'interno degli impianti acquaponici è possibile soprattutto coltivare ortaggi da foglia, quindi piante che hanno bisogno di tanto azoto per il loro sviluppo. E all'interno degli impianti che state vedendo abbiamo condotto diverse sperimentazioni, dapprima sulla lattuga, poi con l'indivia riccia e l'indivia foglia liscia, valutando sia il confronto della nutrizione idroponica rispetto alla nutrizione acquaponica accoppiata e poi valutando successivamente anche l'effetto sulla crescita, sulle performance fisiologiche delle piante in coltivazione in sistemi di tipo disaccoppiato, disconnettendo quindi le vasche da quelle che era tutta l'unità di rassa all'interno dell'impianto e controllando manualmente quelli che erano i parametri di pH ed EC all'interno della soluzione nutritiva e riaggiustando la soluzione nutritiva, aggiungendo gli elementi che potrebbero essere mancanti come i microelementi tipo ferro e rame. Un fattore molto importante è anche lo studio dell'effetto dell'illuminazione supplementare all'interno di impianti acquaponici, perché esso può avere un effetto su quello che è l'equilibrio a livello di nutritivo, di carica di nutrienti all'interno del sistema, perché ovviamente soprattutto nei mesi invernali con scarsa radiazione luminosa è necessario aumentare l'illuminazione aggiungendo illuminazione supplementare per favorire la fotosintesi e la crescita delle piante. Se questo viene ridotto, ovviamente tutto il livello
tutti i regimi che si stanno adottando di pratiche all'interno sia di alimentazione dei pesci che di esportazioni stimate all'interno di un impianto acquaponico vengono influenzate notevolmente, quindi è necessario valutare principalmente anche questi effetti. All'interno degli impianti di acquaponica sono state realizzate anche stampandoli con una stampante 3D dei moduli di coltivazione verticali, chiamati quindi anche torri verticali, che sono state testate sia per la coltivazione di lattughe ma soprattutto per la coltivazione di fragole in verticale. Si sa soprattutto che produrre al metro quadro e in ambiente controllato non è molto massimizzante da un punto di vista dell'utilizzo dello spazio, quindi abbiamo voluto provare a studiare questi nuovi tipi di sistemi di coltivazione verticale, confrontando sia la nutrizione idroponica sia la nutrizione acquaponica, però di tipo disaccoppiato. Ovviamente aggiustando la soluzione nutritiva e il profilo di nutrienti in base alle fasi fenologiche delle piante, e quello che abbiamo potuto osservare comunque anche in questi sistemi è che non c'è stata una grossa differenza di produzione fra i sistemi acquaponici e i sistemi idroponici, e sono molto promettenti per riuscire a produrre non più al metro quadro ma al metro cubo di superficie, aumentando quindi quella che è la produzione ma anche la redditività e la competitività delle imprese che possono adottare questo tipo di sistemi. Se vi è mai capitato di andare in un ristorante di lusso o di andare in Asia, è probabile che avrete già mangiato i germogli e i microgreens. Questi sono diventati molto famosi e molto popolari in quanto permettono una coltivazione molto rapida di un superfood. Ma scopriamo di più a riguardo insieme alle colleghe e colleghi dell'Università di Torino. Presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino sono presenti 2 microfifal, impianti innovativi per la coltivazione in ambiente controllato. La prima struttura è denominata MidTech ed è un impianto idroponico composto da 4 ripiani, ciascuno con una vasca per la soluzione nutritiva. Una sola pompa regola il flusso della soluzione nutritiva inviandola al ripiano superiore. Da qui la soluzione fluisce per gravità verso i ripiani sottostanti, completando il ciclo con il ritorno al serbatoio di origine. Ogni ripiano è dotato di lampade LED non dimmerdabili con differenti impostazioni di luce, creando effetti distinti sulle piante. La struttura è anche equipaggiata con pannelli bianchi, ideali per la coltivazione dei baby leaves, con 180 e 54 fori per ottimizzare il sesto d'impianto a seconda della fase vegetativa della pianta. Inoltre sono utilizzati vassoi con doppio fondo, uno forato per il substrato e l'altro chiuso per contenere la soluzione nutritiva, consentendo così una gestione efficiente dell'irrigazione. La seconda struttura, denominata iTrimFarTech, è realizzata in acciaio ed è composta da 2 ripiani. Ogni ripiano è dotato di una vasca aeroponica con geli integrati per supportare le piante, ed la struttura è anche equipaggiata con lampade dimmerabili multispettrali che emettono lunghezza d'onda dal blu al far red, ed è anche equipaggiata da lampade UVA per trattamenti specifici. La gestione del fotoperiodo dello spettro luminoso avviene tramite un'applicazione per smartphone che permette di controllare le condizioni della luce da remoto. In entrambe le strutture sono state effettuate prove di coltivazione di microgreens che stanno guadagnando popolarità come ingredienti superfood grazie al loro elevato contenuto di vitamine, antiossidanti e composti fenolici. I microgreens sono coltivati da seme e vengono raccolti generalmente entro 7-21 giorni dalla germinazione, quando i cotiledoni sono completamente espansi. Nella struttura MidTech sono anche state svolte prove di biofortificazione con selenio, coltivando lattuga, basilico, orzo e mais, e queste prove mirano a incrementare la concentrazione di selenio nelle piante, migliorando così il loro valore nutrizionale. In entrambe le strutture l'irrigazione dei microgreens è avvenuta manualmente, poiché i vassoi sono a fondo chiuso e non sono in contatto diretto con le vasche. Inoltre, nella struttura MidTech l'utilizzo di pannelli bianchi e vassoi cavi ha facilitato l'irrigazione manuale e ha permesso di monitorare con maggiore precisione i consumi idrici durante la coltivazione dei microgreens. In conclusione, le tecnologie avanzate utilizzate in queste 2 microfifal permettono di ottimizzare la crescita delle piante in ambienti controllati. Le coltivazioni di microgreens, unite all'uso di tecniche di biofortificazione, offrono nuove opportunità per migliorare la qualità nutrizionale dei prodotti agricoli. Ma il vertical farming serve davvero per coltivare solo le piante?
Adesso lo scopriamo insieme alle colleghe e ai colleghi dell'Università di Padova. Buongiorno a tutti, oggi siamo nella fungaia sperimentale dell'azienda Lucio Tognolo dell'Università di Padova. Qui ormai da 5 anni studiamo la coltivazione di diverse specie di funghi eduli. Ormai da 2 anni, tramite il progetto V-Farm, abbiamo iniziato le sperimentazioni sulla coltivazione verticale di diverse specie, quali ad esempio le specie appartenenti al genere Pleurotus e i pioppini. Il sistema di coltivazione verticale che abbiamo costruito in questa fungaia è composto da scaffali di 2 metri di lunghezza per 50 cm di spessore e circa 2,10 metri di altezza, dove abbiamo posto i sacchi di coltivazione. In generale, in ambienti di coltivazione tradizionali, la media di sacchi al metro quadro va dai 3 ai 4. Con questo sistema siamo riusciti a aumentare la densità di sacchi al metro quadro fino a 12. Naturalmente il numero di sacchi in questi sistemi possono essere anche molto più alti. Nel 2023 abbiamo iniziato la sperimentazione di sistemi verticali. Nei primi mesi siamo andati a osservare la coltivazione di 2 specie di Pleurotus, Pleurotus striatus e Pleurotus cornucopie. Al termine invece del 2023 abbiamo iniziato una seconda sperimentazione dove andavamo a valutare l'efficacia dei sistemi verticali nella produzione di Pleurotus striatus, vedendo però l'effetto su 2 diverse varietà di questa specie, quella che produce spore e quella che non produce spore, denominata anche spoppo. Infine, come potete vedere alle mie spalle, siamo nel pieno della prima produzione del terzo esperimento che andava a valutare l'efficacia dei sistemi verticali nella produzione di pioppino. Per le diverse sperimentazioni siamo andati a valutare e a misurare il gradiente termico presente a diverse altezze dello scaffale, per andare a valutare quanto la differenza termica potesse andare a migliorare o a precocizzare la produzione delle diverse specie sotto studio. Per il progetto V-Farm abbiamo anche iniziato delle sperimentazioni sull'utilizzo della luce artificiale nella coltivazione dei principali funghi eduli. Come vedete alle mie spalle, questo è pioppino illuminato con luce blu, ma abbiamo anche altri sistemi con illuminazione a luce rossa, rosso lontano, e un sistema chiuso in cui abbiamo il nostro controllo non illuminato. È stato un viaggio entusiasmante che ci ha portato a conoscere tantissime nuove tecniche, da Bologna a Torino, da Padova fino a Napoli, scoprendo che cos'è il vertical farming, la coltivazione dei funghi, cosa sono i microgreens e anche come si può unire l'allevamento dei pesci con la coltivazione delle piante. Grazie per essere stati e state con me in questo viaggio attraverso l'Italia e attraverso l'agricoltura innovativa. E se avete altre curiosità andate a seguire il progetto V-Farm.